Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi voglio rispondere alle vostre domande. Dunque, ho chiesto su Instagram quali sono, se avete delle domande in italiano da rispondere, diciamo che una volta ogni paio di settimane mi piace fare un Q&A, quindi partiamo subito con le prime domande. Allora, ho avuto un problema perché tante domande sono proprio quadratini bianchi, quindi non so cosa sia successo, quindi non me ne sono rimaste tante. Il video sarà un po' più corto e cercherò di approfondire meglio le risposte delle varie domande. Domanda numero 1 da Elisa008P. Come ti sei appassionato alla crescita personale? Allora, in realtà è un argomento abbastanza personale, però diciamo che molto in breve è successo tutto circa 5 anni fa, quando avevo anche, anzi ormai sono 5-6 anni fa, quando avevo circa 18 anni, 19 anni. Io ho sempre fatto nuoto agonistico per tutta la vita e dopo, quindi avendo 6 allenamenti a settimana, la domenica la gara, diciamo che ho sempre avuto tantissimo da fare, non sono mai uscito e la mia vita è sempre stata la piscina. Ero fidanzato da 2 e passa anni, quindi avevo una vita stabile, facevo la scuola, quindi andavo al liceo, ero al quarto, quinto anno di liceo, quindi andava tutto insomma bene, ero una specie di bolla in cui comunque tutto era attorno alla mia ragazza, il nuoto, la moto, avevo la moto e gli amici della piscina, insomma, e la scuola. Arrivati ai 18 anni, praticamente è successo che 1 è finita la scuola, 2 ho venduto la moto perché dovevo pagarmi l'università, 3 ho mi sono lasciato con la ragazza e poi ho anche smesso nuoto, nel senso che arrivati ai 18 anni, un po' come in tutti gli sport agonistici, o sei proprio un campione che vai alle Olimpiadi, eccetera, e diventa una professione, oppure ti dedichi ad altro, a meno che non hai proprio una passione smisurata, perché inizia a occupare veramente tanto tempo. Quindi praticamente nel giro di 1 o 2 mesi mi sono ritrovato senza soldi, senza ragazza, senza moto, senza sport, che era la mia vita, senza la scuola, senza amici, a casa e in più mia madre è stata male, gli avevano diagnosticato un cancro al seno e in più mio padre aveva un'azienda, insomma aveva iniziato ad andare un po' così, aveva chiuso, quindi è andato in pensione, quindi tutto un periodo molto strano di transizione. Mia madre comunque sta bene, ci siamo recuperati e tutto anche a livello economico, però insomma era un momento in cui tutta la famiglia e soprattutto io stavamo andando in un momento di crisi, ecco. Infatti durante quell'anno ho iniziato ad uscire per la prima volta di casa e vedere cos'è il mondo della vita notturna, i bar, eccetera, eccetera. Io non avevo mai toccato un alcolico, mai toccato niente nella mia vita perché ovviamente ero uno sportivo, quindi per me erano un po' argomenti tabù. E nel momento in cui sono uscito per le prime volte ho incontrato gente un po' così, e compagnie un po' così, ovviamente al bar non è che incontri gente così pazzesca. E quindi diciamo che per un bel periodo sono finito in una mezza crisi, mezza depressione, non sapevo cosa fare nella mia vita, eccetera, eccetera, e quindi uscivo ogni sera alle 10-11, non parlavo con nessuno in casa e tornavo la mattina dopo alle 7-8, praticamente 6 giorni su 7. Quindi ho fatto veramente un periodo pessimo e in realtà ho conosciuto brutte persone e ho conosciuto anche una ragazza con cui poi mi sono messo insieme e questa ragazza è durata per circa 5, 6, 7 mesi e quando è finita con quella ragazza è stata proprio una cosa un po' tossica, diciamo, come relazione, perché ovviamente io ero in un mio periodo tossico. È crollato tutto, ma allo stesso tempo è tutto rinato. In quel momento lì c'è stato proprio un giorno in cui mi sono alzato e ho detto basta. Ho detto basta, mi sono alzato, mi sono guardato attorno, ho detto cosa sto facendo nella mia vita, mi sono tirato su e ho preso internet e ho scritto come fare soldi, qualcosa del genere, una cosa così. E quindi di colpo sono passato, ho avuto proprio un click che mi ha fatto passare da ragazzino a essere un po' più maturo. E ho trovato dei libri, li ho comprati, li ho ordinati e da lì ho iniziato a leggere libri. Quindi ho iniziato la mia crescita personale dopo un vero periodo di solitudine e crisi. Poi sono sempre stato abbastanza solo, quindi in realtà questa è un po' la spiegazione.
è il fatto di non... Io ero l'unico anche maschio in classe, in una classe di solo donne, di solo ragazze al liceo, e quindi diciamo che non avendo mai avuto una compagnia di ragazzi con cui continuamente stare vicino, eccetera, non ho mai avuto influenze esterne, non mi sono mai identificato in gruppi, trend o altro, sono sempre stato un po' nel mio mondo, nella mia camera, a fare le mie cose, eccetera, eccetera, con una piccola cerchia di amici, piccole cerchie di persone ristrette, e quindi diciamo che questa cosa mi ha aiutato molto. Le persone che seguivo di più erano i miei mentori ho iniziato a leggere libri, podcast, video, e da lì poi è partito tutto. Ho iniziato la mia carriera nella moda, ho iniziato la mia carriera nella recitazione, ho iniziato a fare video su YouTube, ho aperto il blog, il podcast, TikTok, e da lì insomma è partita un po' tutta la mia carriera, che adesso è un po' così per il Covid, ma spero che adesso pian piano tornerà tutto ad andare come deve andare. Penso anche dunque che la mia costanza data dal nuoto sia un po' quello, il fatto che riesco comunque ad avere una routine e a seguirla tutti i giorni da anni senza avere nessun problema, che pian piano mi costruisce come voglio andare. Oddio, ci ho messo un sacco di tempo per approfondirla, quindi faccio solo un altro paio di domande veloci, così faccio un video abbastanza breve. Quali sono, da X Matte XX, quali sono le tue aspirazioni e le tue paure, partendo da chi sei ora? Le mie aspirazioni sono di diventare una persona di successo. Per me il successo è libertà finanziaria, quindi potermi permettere di far star bene me e le persone attorno a me, permettendoci, cioè non avendo il problema dei soldi, almeno quello insomma, poter girare, fare quello che voglio senza dover dipendere da nessuno. E poi cercare di arrivare al mio potenziale massimo, quindi io non so Marco Di Lia di che cosa sia capace, ma secondo me ha un grosso potenziale, e quindi poter provare a sfruttare questa cosa dal punto di vista della salute, della passione, di amici, di energia, di relazioni, di soldi, aprire magari un business in futuro, avere un fisico perfetto, cercare di diventare qualcuno di importante, aiutare proprio anche tutta l'umanità a fare un passo in avanti, non so ancora come. Ma come dice Steve Jobs, i puntini si uniscono guardando all'indietro, quindi intanto vado seguendo il flow, cercando ogni giorno di dare il massimo, e poi guarderò all'indietro che cosa ho fatto. Le mie più grandi paure sono quelle date adesso nel 2021 dalla comfort zone della pandemia. È da un anno ovviamente che sono chiuso in casa, più o meno, e ho girato, sì, ho fatto qualche viaggio, però diciamo che sì, mi sono dedicato tantissimo alla crescita personale, ma il fatto di rimanere sempre qui con una buona entrata, persone attorno a me, una buona famiglia, buon cibo, una sistemazione, anche senza accorgersene, inconsapevolmente pian piano si entra in una zona di comfort e si fa sempre più fatica ad uscirne, quindi adesso devo prendermi finché ne sono consapevole e cacciarmi via da questo posto, perché qua si sta veramente troppo bene e non voglio stare bene al momento se voglio raggiungere certi risultati, voglio avere un po' più di paura. Elisa008P, potresti spiegare come fare una dieta? In realtà basta semplicemente capire qual è il proprio metabolismo, quindi quante calorie bisognerebbe mangiare. Ci sono anche delle applicazioni che lo fanno, ma di solito un esperto lo fa in modo migliore. Capire quanto bisognerebbe mangiare per rimanere al proprio peso, e da lì scegliere se aumentare o diminuire le calorie in base a se vuoi dimagrire o ingrassare. E poi con i macronutrienti invece te la giochi tu. Se vuoi avere più, normalmente comunque su internet ci sono le varie ratio, le varie quanto dovresti mangiare di carboidrati, grassi o proteine. Aggiungi un po' di più di proteine se vuoi ingrossarti, togli un po' di carboidrati e grassi se vuoi essere più asciutto, quindi diciamo che dipende un po' da quelle cose. Io personalmente a questo punto della mia vita per la prima volta me la sono fatta fare da una naturopata, perché sto cercando di fare una dieta vegetariana e nel mondo vegetariano io non conoscevo niente, non ho mai mangiato verdure, adesso pian piano, come avete visto nei miei vlog precedenti, sto pian piano conoscendo questo mondo, quindi avere un esperto che vi aiuta sicuramente è qualcosa che nella dieta serve. Quanto sei alto? Sono 1,86 cm. Quanto pesi? Peso 84 kg, 83. E direi basta, ho iniziato adesso la sfida di Crisseria, quindi per 30 giorni faccio gli allenamenti di Crisseria per tornare ad avere finalmente un buon fisico, quindi dimagrirò. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto.
lasciate un commento, una qualsiasi domanda, magari risponderò nel prossimo Q&A, o se no scrivetemela semplicemente su Instagram e vi rispondo una volta a settimana. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!